tratteremo un tema molto molto delicato, tratteremo grandi novità sul tema YouTube e quindi come sfruttare queste novità sempre da un punto di vista strategico, perché come dico sempre in questi miei contenuti, il mio obiettivo è aiutare chi ha magari un canale YouTube, chi vuole iniziare ad aprirlo, che sia come privato, che sia come azienda, a utilizzarlo nel modo migliore possibile e quindi per raggiungere i propri obiettivi che sono commerciali, di branding, di marketing e quant'altro. Ciao anche a te Silvia, benvenuta. Ottimo, che bello avervi che già piano pianino state arrivando. Quindi, per partire subito alla grande, vediamo subito quello che è la scaletta della live di oggi. Oggi tratterremo appunto questi grandi temi, tra cui questa novità 2025 che ho avuto modo di scoprire vedendo un po' di video su YouTube ed è una novità molto interessante perché come vedremo insieme oggi, fino a un po' di tempo fa YouTube forse sembrava, dico sembrava perché forse è il termine più corretto, che non dasse la giusta visibilità o il giusto sostegno ai canali più piccoli. E quindi da quest'anno ho avuto anche modo di notarlo io stesso, l'ho proprio visto con i miei occhi, l'hanno visto anche altri creator, infatti questo l'ho scoperto anche guardando altri video, come dicevo prima, e è una novità molto importante perché ci dà una grande possibilità di crescita a tutti noi che magari abbiamo comunque un canale piccolino o stiamo partendo oggi. E quindi sarà davvero interessante vedere di che si tratta. Ma soprattutto, visto che YouTube non è che dà visibilità così tanto per farlo, un tanto al chilo, come si direbbe in questi casi, ma lo fa se si svolge l'attività in maniera strategica, vedremo anche altri due aspetti importanti per sfruttare al meglio quella che è appunto questa novità, ovvero analizzeremo quelli che sono tre format migliori in base alla mia esperienza e quelli che ho avuto modo di analizzare i dati che analizzo ogni giorno su YouTube che sono più efficaci per creare video su questa piattaforma. Inoltre vedremo anche una metodologia molto molto utile che potete applicare già da oggi, che vi dico già che non è farina del mio sacco, l'ho imparata dai miei mentori americani esperti di YouTube, che si chiama il metodo delle 3R, o come lo chiama quello che l'ha inventato, il metodo R. Quindi insomma mi raccomando, rimanete fino alla fine perché ci sarà davvero tanta carne al fuoco. Oh, che bello, vediamo anche come risparmiare veramente. Benvenuta anche a te. Ciao. Ottimo, ottimo, ottimo. Perfetto. Quindi partiamo subito con il primo aspetto. Vi voglio iniziare facendovi questo esempio. Immaginate di essere un'attività commerciale. Di qualunque tipo, quindi immaginate di avere un negozio, uno studio dentistico o un'attività di servizi, quello che volete. E adesso guardate queste due foto. In quale delle due strade vi piacerebbe che la vostra attività fosse? Quella in alto a sinistra, penso la vostra sinistra, giusto? E quindi sempre piena di gente a tutti gli orari o una strada completamente deserta? Mi farebbe piacere sapere la vostra opinione in chat e nei commenti. A parità di qualunque altro fattore, quindi magari costa uguale, fasce orarie sempre così, quindi insomma praticamente l'unica differenza è che una è sempre piena di gente e l'altra invece è sempre vuota. Sono quasi certo che tutti quanti scegliereste la prima immagine, quella in alto a sinistra, no? Proprio perché se vogliamo che la nostra attività produca clienti e quindi fatturato, è importante che ci sia tanto via vai e quindi che sia tanta possibilità di incontrare potenziali clienti. Ed è questo quello che insomma si può fare in un certo senso su YouTube. Purtroppo ancora oggi succede che tanti creator, piccolini soprattutto, fanno fatica, arrancano un po', no? In termini di crescita, di fare visualizzazioni, eccetera. E questo accade perché involontariamente, ovviamente, non è che lo fanno apposta, scelgono la strada, per così dire, quella vuota, quella deserta, perché non sfruttano appieno e al meglio gli strumenti offerti da YouTube. Infatti, quali sono i principali tre strumenti che YouTube mette a disposizione, ma non sono gli unici, per avere visibilità o quantomeno avere visibilità in modo diretto? Il primo, il più classico, proprio perché YouTube non è un social network, ma il secondo motore di ricerca più importante al mondo dopo Google, è proprio la sua funzionalità di ricerca. Le persone
arrivano su YouTube, cercano informazioni, scrivono la frase sul motore di ricerca di YouTube stesso e quindi cosa succede? Che appaiono nella ricerca, nei risultati, o meno YouTube gli propone video che trattano temi correlati a quello che lui ha scritto. Se io per esempio scrivo come guadagnare con YouTube, è normale che YouTube mi consiglierà video che trattano quel tema, che hanno un titolo con quella parola, con quella frase, che ce l'hanno in descrizione, eccetera, eccetera. Oppure se uno cerca come perdere peso, troverà video che trattano comunque questo argomento. Il secondo strumento, che in questo caso, scusate mal di gola, è un po' più indiretto, ma comunque sempre funzionale, è quello del sistema dei video consigliati, ovvero che, come vi sarà capitato spesso anche a voi, quando state guardando un video, a un certo punto sulla destra, se siete da computer, oppure in basso, se siete da mobile, YouTube vi mette altri video che potreste guardare, che potrebbero interessarvi. Infatti si chiama video consigliati, proprio perché YouTube decide, in base ai suoi algoritmi e quelli che sono gli interessi che ha dimostrato l'utente con la sua navigazione, quello che potrebbe interessarli e potrebbe piacergli, ok? Oppure, ragazzi, scusate, ma in diretta, il bello della diretta, ci siamo? Dicevo, anzi, oltre a questo sistema, un'altra cosa che avrete notato è che quando il video è finito, da computer sempre vi appaiono un po' di video nella schermata stessa del video che avete appena guardato, o da mobile ne appare solo uno. Comunque è un modo per consigliare la visione ulteriore di contenuti. E poi c'è quello che io definisco il santo graal di YouTube in termini di visibilità, ovvero la sua home page. L'home page di YouTube è lo spazio più ambito da tutti i creator, proprietari di canali o comunque chiunque fa video su questa piattaforma. Perché? Perché è lo spazio principale in cui le persone atterrano quando arrivano appunto su YouTube. E molto spesso essere qui significa fare in pochissimo tempo tonnellate di views e molto spesso anche di iscritti. Ed è qui che nasce appunto quindi quella che è la novità di YouTube, ovvero che ha deciso in quest'anno 2025 che anche i canali più piccolini, quindi quelli che magari hanno 50, 100, 500 iscritti, possono avere l'opportunità di apparire in home page, cosa che fino a qualche tempo fa era soltanto un'esclusiva dei canali più grossi, di chi magari aveva 50, 100, 1000 iscritti, 1 milione e così via. Ed era un peccato perché comunque è una grossa vetrina che può dare veramente tanta visibilità. Ma non da oggi, dico da oggi, ma in realtà è già già da inizio anno che c'è stato questo, ho notato anch'io questo cambiamento anche chi ha un canale piccolo può apparire sull'home page. Infatti, se anche voi fate un test, no? Anche dopo questa live, noterete che nella home page vi troverete non solo video che hanno fatto 100.000, 200.000, 300.000 visualizzazioni, ma anche canali che video che hanno fatto 50, 30, 10, 8, 200, proprio perché YouTube vuole iniziare a premiare non tanto per le dimensioni del canale, ma per il concetto di coerenza. Perché come ho detto sempre spesso, che anche questa non è farina del mio sacco, YouTube non cerca un pubblico per i video, ma video per il pubblico, video per le persone, ok? Perché le persone arrivando su YouTube con una chiara intenzionalità, che può essere migliorare le proprie competenze, divertirsi, imparare qualcosa, avere informazioni su un prodotto o servizio, su un brand, è ovvio che più le ricerche sono correlate e in linea con le loro necessità, più le persone rimangono sulla piattaforma perché si sentono soddisfatte. Quindi è fondamentale applicare una metodologia per far sì che YouTube ci premi, dandoci tra le altre cose, abbiamo parlato della ricerca, di video consigliati, ma anche questa opportunità di essere su l'home page di YouTube. Vedi, anche Silvia ci conferma che ha notato proprio questa cosa qui. Tra l'altro ho visto in chat che tutti quanti più o meno vi è piaciuta, cioè è più logico usare l'immagine di sinistra in merito all'esempio di prima. Quindi a questo punto come possiamo accaparrarci questo preziosissimo spazio per far crescere il nostro canale in questa che è l'era della modalità facile, come l'ho intitolato questa live, no?
perché è proprio così, cioè oggi YouTube è veramente diventato, è passato in modalità facile proprio perché ci dà ulteriori possibilità di avere visibilità senza impazzire. Tra l'altro faccio uno spoiler, per chi, non so quanti di voi erano presenti alla live di 2 settimane fa circa, ecco, quella live è stata proprio la prova inconfutabile che funziona così YouTube, che ha fatto questo cambiamento, perché a parte il fatto che ha raggiunto le 1000 visualizzazioni in neanche 3-4 giorni, e di questo vi ringrazio perché vuol dire che insomma vi è piaciuta e avete dato possibilità all'algoritmo di capire che era un contenuto interessante e utile per altri, ma appunto quella live è finita nell'home page di YouTube, perché tramite le analytics ho avuto modo di capire che la grossa fetta di visualizzazioni che ha ricevuto è proprio arrivata dall'home page. Quindi a dimostrazione che anch'io, che ho questo canalino comunque abbastanza piccolo ancora, ma che ha tanto da dare e da offrire, ha avuto questa importante opportunità. Potete averla anche voi? Assolutamente sì. E quindi passiamo al primo aspetto di come far sì che YouTube ci dia questa opportunità, ovvero parlando dei 3 migliori format o tipologie di contenuti che sono più efficaci su YouTube. Prima di cominciare, comunque prima di passare a questa parte pratica, mi raccomando, non dimenticatevi di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale attivando la campanella su tutte le notifiche per non perdere i miei prossimi video, mi raccomando, perché ci sono tanti altri contenuti che sto preparando per voi. E ovviamente per chi ha piacere ho anche una community su Telegram, troverete il link qui sotto in descrizione, dove fornisco ulteriori risorse esclusive, potete interagire con me e con gli altri creator che insieme a noi stanno facendo questo viaggio. Quindi passiamo parlando dei 3 format. Perfetto. Il primo format, o meglio, la prima regola, chiamiamola così, per creare un format interessante è quello del no editing elaborato. Cosa significa? Fino a qualche anno fa si pensava, o forse potremmo dire che era anche così in un certo senso, potevano avere maggiore successo quei video estremamente elaborati e diciamo sistemati da un punto di vista dell'editing. Oggi non è più così, perché come vedremo piano piano in questa live, l'utenza su YouTube non sta tanto apprezzando un montaggio super professionale, che per carità non è sbagliato, non voglio mettere regole strane che poi magari qualche videomaker mi viene a tirare le orecchie, ma semplicemente per il fatto che le persone sono più legate al contenuto e all'autenticità che ci mettiamo in essi. Quindi, soprattutto se siete agli inizi e magari avete poco tempo per fare video editing, oppure non avete le risorse economiche per affidarvi a un videomaker, concentratevi sul fatto che la cosa più importante, anche se comunque un po' di editing è sempre meglio farlo, non lasciare un video nudo e crudo così com'è, l'importanza è creare contenuti che siano reali, qualcosa che trasmettano un messaggio utile per le persone. Ogni tanto noterete che guardo di qua perché ho il mio schemino, come sempre, con tutte le informazioni per non dimenticarmi. E quindi la cosa più importante sono, dicevamo, l'autenticità e creare cose vere, reali. Non preoccupatevi eccessivamente di trovare il pelo nell'uovo nella parte, diciamo, di video editing del vostro contenuto, ok? Addirittura il diario di Simone ci dice io faccio video con il telefono. Giustissimo, anche con il telefono si possono fare, non è assolutamente sbagliato. Poi il secondo punto ha a che fare con qualcosa che ho notato essere sempre più, che si sta sviluppando sempre più a macchia d'olio su YouTube in senso positivo. Non so quanti di voi conoscono la dicitura POV. Sui social la parola POV, se volessimo dargli un significato proprio terra a terra, è vedere le cose dal punto di vista di qualcun altro, ok? Quindi in questo caso mi riferisco in modo particolare, per applicarlo ai concetti che stiamo spiegando oggi, il fatto di raccontare noi stessi e il nostro percorso, ok? Non serve oggi per fare video su YouTube essere dei guru o dei laureati per insegnare qualcosa. Molto spesso, anche se noi pensiamo di avere poche competenze, ok, su un determinato argomento, molto probabilmente là fuori nel web c'è qualcuno che ne sa comunque meno di noi, o magari proprio è a secco, è a zero su un determinato tema. Quindi quando noi raccontiamo
qualcosa di noi stessi, ok? Creando, per così dire, no? La nostra storia, il nostro viaggio, di come abbiamo raggiunto dal punto A al punto Z in un nostro percorso, diciamo, specifico, che può essere: sto facendo il mio percorso per diventare un venditore, sto facendo il mio percorso per laurearmi in un determinato tema, oppure ho avviato la mia startup e vi racconto il mio viaggio. E quindi non solo far vedere i successi, che per carità ci sta, è bello, ma far vedere anche un po' di retroscena, anche i fallimenti che abbiamo raggiunto, no? Un po' come uno che si sta allenando per le Olimpiadi, non fa vedere soltanto quando taglia il traguardo e ha quella bella medaglia d'oro al collo, no? Far vedere anche le qualifiche, far vedere l'allenamento, la fatica che hai fatto, anche magari le gare che hai perso, il fatto che sei arrivato secondo, terzo, quarto per quel millesimo di secondo. Quindi, insomma, raccontare un viaggio è molto forte e potente perché? Perché le persone possono immedesimarsi, ok? E questo è il punto. Quando le persone possono immedesimarsi, si sentono più coinvolte nella creazione dei video, ok? Nel vostro percorso, in quello che fate, e quindi sono più spinte a vedervi come loro punto di riferimento, perché molto spesso, anche questa è una cosa che ci terrei a precisare, essere il punto di riferimento di qualcun altro non vuol dire per forza essere perfetti, ok? Ma significa che io, avendo già fatto magari X anni, X mesi o comunque un certo determinato periodo di tempo in cui ho acquisito un'esperienza, posso aiutare te che sei all'inizio di quel percorso, ok? Che sei proprio lì che devi ancora fare il primo passo, che devi mettere il primo mattoncino, simbolicamente parlando. E in questa maniera le persone si sentono anche più a loro agio perché non ti vedono come l'espertone, ma questo qua chissà cosa ha fatto e non ce la farò mai. Ma vedendo il vostro percorso diranno: caspita, se c'è riuscito lui, che magari per assurdo era messo peggio di me, sicuramente anch'io posso farcela. Ecco, infatti c'è anche qui la prova reale, no, di come risparmiare veramente, che dice che ha fatto un suo video in cui spiega perché ha cominciato su YouTube e il suo video è andato molto molto bene. Poi il suo canale proprio è un esempio classico di percorso di viaggio, perché lei nel suo caso, non per fare pubblicità, ma si occupa di appunto come risparmiare in casa, mettere da parte qualcosina, come autoproduzione, e racconta la sua storia, se stessa, non è che ti fa vedere il prodotto pronto o si vuole presentare come il guru del risparmio. È una casalinga che si racconta ad altre casalinghe e questo sicuramente è una cosa che coinvolge. Quindi abbiamo anche qui un esempio proprio reale. Esatto, da Simone. Le persone sono stufe delle cose finte. Anzi, in realtà, scusate, parlando proprio di cose reali, anche questa live è un esempio di POV, perché io voglio essere sincero e massima trasparenza con voi. Io è da un po' che faccio le live, prima facevo anche video registrati, ma da quando ho visto che da una parte porta anche più numeri, che il canale sta crescendo di più, perché ovviamente vi piacciono le live, ma mi sto anch'io divertendo di più, perché posso essere totalmente me stesso con voi. Il montaggio invece è qualcosa più, non dico di finto, però magari non riesci a far trasparire tutto te stesso, no? Avete notato anche nelle mie live che a volte magari forse mi impappino un po', devo un attimo pensare, faccio capire che comunque non è una cosa preparata e questo ho capito che vi sta piacendo e a mia volta io mi sento molto a mio agio di raccontare me stesso ed esprimere me stesso in totale naturalezza. E non c'è taglio minimo, perché praticamente a parte tagliare quando questa live diventa registrata, l'unica cosa che taglio è il conto alla rovescia all'inizio perché è bruttino da vedere in un video registrato e quindi a parte quello il resto rimane sempre io. Ok. Ehm, E, quindi questo è un aspetto importante. Altro aspetto, ok. Ah, figurati Simone, ma questo è il bello delle live, no? Cioè, il fatto di mettere i commenti è un altro elemento che rende POV questa live, perché siamo interattiva, interagiamo, ci divertiamo insieme e cresciamo insieme soprattutto. Quindi passiamo al prossimo punto, che l'ho chiamato esperti si diventa. Cosa significa esperti si diventa? Significa essenzialmente che, l'ho già accennato un po' prima, ma adesso lo sviluppiamo un po' di più, che per fare video su YouTube non bisogna per forza essere dei laureati, dei guru, come dicevo prima, persone che hanno miliardi di anni di esperienza. Molto spesso anche conoscere un tema che dal nostro punto di vista è
una conoscenza fondamentale, per altri può essere preziosissima. Quindi facciamo un esempio, ne sapete il 20% sulla cucina tibetana? Faccio un esempio un po' a casissimo. Allora sicuramente c'è qualcuno che ne saprà molto meno di voi e che, vedendovi che gli insegnate qualcosa di utile, reputerà quelle informazioni super preziose. Una volta un esperto di marketing disse che se studi una materia per un anno ne saprai magari più del 50, 60%, 80% del resto della popolazione o del pubblico, no? E quindi magari prendendoci anche un po' di tempo per approfondire questo tema, o già tramite le conoscenze che abbiamo, possiamo sempre essere di aiuto per qualcuno, ma anche per delle cose semplici, ripeto, che possono essere semplici dal nostro punto di vista. Perché magari, faccio un esempio, per Silvia può essere semplice un tema, ok? Che per Sara, che è il nome di come risparmiare veramente, lei ignora, ok? Questo è il concetto. Magari una cosa che per me è normale, per Simone è arabo. Adesso è un esempio, ovviamente, senza offendere nessuno. Quindi non sottovalutatevi. Io, ma so queste conoscenze, non so se quello che so io sarà utile a qualcuno. Fallo, facci dei video, perché avrai sempre qualcuno che ne sa molto di meno, che, ripeto, magari parte proprio da zero, che non ne sa nulla, che è totalmente a secco, dicevo prima, no? Di questa tematica. Il concetto qual è? Mi sono segnato una frase che disse in inglese, l'ho tradotta in italiano, che mi ha colpito molto. Le tue conoscenze di base potrebbero cambiare la vita di qualcun altro. Questo è l'elemento fondamentale per avere successo su YouTube. È proprio il cardine più importante che può portare a creare un canale di successo che aiuta le persone a creare relazioni, che è questo un aspetto più importante. Ed è proprio questo che YouTube sta premiando. Persone vere che portano soluzioni vere a problemi reali. Chiaro fin qua a questo punto? È l'aspetto fondamentale se vogliamo che YouTube, tornando a contestualizzare quello che è il tema di oggi, ci dia la possibilità di avere più visibilità, tra le altre cose, proprio anche nella sua home page. Facciamo qualche esempio pratico, ok? Facciamo finta che siete bravi a creare dei template per Excel, per i fogli di Google, con le formule già pronte. Fatelo, fateci un video tutorial in cui spiegate come farlo. Oppure siete bravi a scrivere lettere di vendita? Fate dei video su questo tema. Siete bravi nel campo del social media marketing? Fate i contenuti anche su quello. Siete esperti della corsa, ok? Corsa magari podistica piuttosto che altre discipline? Fateci dei video, perché c'è sempre qualcuno che una mattina si alza e dice: oggi voglio imparare a fare questo, anche se non l'ho mai fatto in tutta la mia vita. Succede sempre, matematico, perché è pieno di gente, c'è tonnellate di pubblico su YouTube che ha questo tipo di livello di competenze. Ok? Questo è il punto fondamentale. A questo punto, prima di passare al metodo delle 3R, voglio presentarvi un piccolo momento, un piccolo stacco, il mio partner ufficiale che da qui in poi ci accompagnerà in questo percorso su YouTube e nel mio canale, che è una piattaforma di formazione con cui sto collaborando. Ma non sarò io a dirvelo, ma ve ne parlerà il fondatore di questo progetto, si chiama Paolo, con questo breve video. Buon ascolto! Ogni giorno ti impegni per far crescere la tua attività, ma ogni strategia sembra complicata, ogni investimento un salto nel buio. A questo punto hai due possibili strade: continuare a provare da solo, affrontando incertezze e rischi, oppure scegliere un percorso guidato e strutturato per ottenere risultati concreti. Perché scegliere Omni Marketing? È l'unica piattaforma dove prima ottieni risultati e poi paghi. Iscrivendoti, infatti, riceverai subito in regalo il corso Persuasione Epica, dove scoprirai 3 tecniche persuasive che garantiscono risultati misurabili da subito. Mica come le promesse del mago Telma. Hai dubbi o domande? Nessun problema. Il nostro supporto attivo ti mette in contatto diretto via WhatsApp con un coach, pronto a guidarti passo passo per portare il tuo business a nuovi livelli o crearne uno da zero. Formazione di alto livello a un costo accessibile, praticamente un caffè al giorno. Puoi scegliere tra l'accesso ai singoli corsi o un abbonamento completo a soli 36 euro al mese.
E c'è di più, porta 3 amici e il tuo abbonamento si paga da solo. Omni Marketing è pensato per freelance, imprenditori, start-up e chiunque voglia avviare un'attività partendo da zero. Unisciti a Omni Marketing oggi stesso, senza rischi. Il tuo successo inizia ora. Ecco qua, piccola parentesi, quindi per chi ha piacere di migliorare le proprie competenze, non solo sul mondo di YouTube, ma anche sul marketing in generale, vi invito a entrare in questa community dove troverete anche dei miei corsi, troverete già subito questo mini corso di persuasione epica, che è gratuito per chiunque si iscrive, ma troverete anche delle lezioni gratuite, tra cui alcune, 2 mie sul mondo di YouTube e alcune altre di altri formatori. Quindi vi lascio in chat il link. Per qualunque dubbio o domanda su questo aspetto potete anche poi scrivermi e vi auguro quindi buona formazione. Detto ciò, quindi passiamo al prossimo aspetto, ovvero il metodo delle 3 R. Come dicevo prima, non è farina del mio sacco, è un metodo che ho imparato e sto tuttora applicando con grandi risultati sui miei video e quelli dei miei clienti, e quindi praticamente avete adesso una metodologia molto potente che potete già applicare da oggi, ok? Poi Simone arrivo da te e rispondo anche alla tua domanda. Partiamo dal primo punto. La prima R sta per ricercare, ovvero per far sì di trattare temi di forte interesse per il pubblico e quindi di conseguenza che vengano premiati da YouTube e quindi avere più visibilità anche nell'home page, bisogna fare un po' di lavoro, di ricerca per trovare gli argomenti. E a questo punto qualcuno di voi potrebbe chiedere: Marco, ma io non so di cosa parlare, non sono esperto, non so cosa dire, eccetera, eccetera. Nessun problema, usate questa metodologia. Primo passo, andate su YouTube, nei motori di ricerca, e scrivete una parola, una frase di un tema o di un aspetto del vostro settore. Una frase semplice, non dovete cercare cose particolari, tipo come perdere peso. E in particolare vi consiglio di farlo in inglese. Per quale motivo? Perché col fatto che i video in inglese sono una tonnellata, migliaia, milioni, abbiamo molti più dati per trovare l'idea giusta per noi. A quel punto, quando avete fatto la ricerca, quindi tasto invio e vi trovate i risultati in inglese, assicuratevi di trovare video che abbiano generato, almeno negli ultimi 12 mesi, 100.000 visualizzazioni. Per quale motivo? Perché in base alla mia esperienza e ai dati che ho raccolto nel tempo analizzando vari video, quando un canale, un video genera così tante views in un tempo relativamente breve, vuol dire che il tema è di forte interesse, ok? Poi se magari ha fatto 100.000 visualizzazioni in meno tempo, va bene. Se ha fatto magari anche più di 100.000, ne ha fatti 200, 600 in 6 mesi, tanto meglio ancora, ok? E questo è il concetto di base. Questo è il primo punto. Punto numero 2. La seconda R sta per refine, in inglese, tradotto perfezionare. Per appunto perfezionare questa tecnica, assicuratevi di andare su questo video, quindi facciamo finta, avete trovato il video da 100.000 views in 12 mesi, ci cliccate sopra e andate a analizzare i commenti. Ve lo dico qua ragazzi, è un segreto, mi raccomando non ditelo a nessuno. I commenti sono una miniera d'oro di idee e di informazioni, perché molto spesso le persone fanno domande, fanno riflessioni, aggiungono valore a quello che viene detto nel video. Esempio, se un video parla di 5 modi per perdere peso camminando, magari arriva un altro, un'altra persona, un utente, che scrive nei commenti un sesto metodo, che magari comunque è efficace. Ecco, quel sesto metodo potrebbe essere un argomento o un'informazione in più da aggiungere al vostro video che state progettando, ok? E soprattutto un'altra piccola chicca segreta. I commenti che hanno più like, perché come già saprete anche i like si possono mettere anche ai commenti, quel commento io dedicherei più attenzione, perché se tanta gente ha lasciato un bel like vuol dire che per tante persone è di forte interesse quello che ha detto l'utente in quel commento, che può essere una domanda, può essere una riflessione o qualunque altra cosa. E quindi lo prenderei, lo estrapolerei e me lo porterei nel mio archivio per aggiungere valore al video che sto creando. Esatto, Silvia. Commentare are king. Esatto, abbiamo trovato un nuovo detto, no? C'è chi dice content is the king e noi diciamo commenti are the king. Perfetto, perfetto.
Passiamo quindi poi al terzo passo, che sempre dall'inglese la R sta per retain, cioè trattenere. Nel momento in cui abbiamo trovato un argomento interessante, l'abbiamo sviluppato in maniera più approfondita, quindi un tema molto più corposo grazie ai commenti, dobbiamo far sì che il video generi in maniera massiva un buon watch time o tempo di visualizzazione. Come ho spiegato anche in altre live e video, il watch time è uno degli elementi più importanti che YouTube tiene in considerazione per dare visibilità a un video. Quindi, per esempio, se ho un video di 10 minuti e in media le persone lo guardano per 7-8 minuti, farà un tempo di visualizzazione, un watch time fantastico. Se invece su 10 minuti guardano un minuto o 30 secondi, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi dovete fare attenzione a far sì che il vostro video sia bello dinamico, abbia degli elementi che tengano sempre alta l'attenzione. Ci vorrebbe una live a parte per parlare di video editing e di montaggio. Nel caso sul mio canale, poi lascerò sempre qui sotto in descrizione nei commenti, un video in cui ho intervistato un videomaker professionista e ci ha dato un po' delle dritte per fare un videomontaggio veramente efficace. Ma comunque l'importante è che sia il più possibile dinamico. Per dinamico si intende che, anzi dico il contrario di dinamico, un video che non è dinamico ma è freddo e fermo è quando per esempio io per 3 ore parlo con la videocamera davanti senza nessun tipo di variazione, ok? Come se io adesso invece che usare le slide, che se poi avete notato ho inserito in alcune delle precedenti delle animazioni, delle immagini, dei cartoni animati un po' in movimento, quindi che aiutano a tenere un po' alta l'attenzione. Se io vi facevo un video tutto così, per dire, no, scusate, non così, se lo facevo in questa maniera, vi faccio vedere, tac, se l'avessi fatto tutto il tempo così, senza nulla, senza niente, qualcuno di voi secondo me si sarebbe un po' annoiato, ma invece inserendo anche le slide abbiamo dato un pochino più di dinamicità e quindi inserite degli elementi che vi aiutano in questo senso. Può essere magari zoomare ogni tanto, quindi ci sono io a mezzo busto, poi magari io un po' più vicino, magari io, come fanno alcuni, che un po' registro in studio, un po' per strada, magari mentre sono seduto su una panchina, oppure usare delle immagini stock per cambiare un po', no? Passare da me in videocamera a delle immagini stock di foto, video di persone o di cose che rappresentano l'argomento che tratto. Ripeto, sempre mettere elementi per renderlo dinamico, usare le cosiddette transizioni, insomma c'è tanta cosa che si può fare ed è un tema che si può nel caso approfondire. Quindi assicuratevi di applicare questi 3 elementi, le 3 R, ricercare, perfezionare, quindi refine, retain, intrattenere le persone il più possibile. In questa maniera avremo modo di far sì che YouTube capisca che il nostro video è di valore e di conseguenza ci premierà. Quindi, come ho fatto la volta scorsa, se volessimo dare una formula da tenere a mente quando facciamo i video, è proprio questa. Meno editing, così, meno editing e più autenticità, ok? Quindi non concentratevi troppo sul fare il video perfetto, che ripeto, non vuol dire che l'editing fatto bene sia sbagliato, ma soprattutto per chi, magari tra di voi c'è qualcuno che è agli inizi, non cervellatevi che se potete fare video solo quando sarete dei videomaker al top, ma lavorate più sulla vostra autenticità. Fate vedere chi siete davvero, fate vedere il vostro percorso, date anche consigli utili, contenuti di valore per le persone che vi guardano, che vi seguono e potete trovare idee proprio col sistema delle 3R per far sì che le persone siano invogliate a seguirvi, guardare il video e anche seguirvi in maniera continuativa, guardare i prossimi, iscriversi e magari per chi di voi ha un'attività anche come si dice, interagire con voi da un punto di vista commerciale. Bene, quindi qui termina questa live, spero di cuore che vi sia piaciuta. Se avete dubbi o domande, io sono qua. Intanto rispondo subito a Simone che mi chiede, tanto tolgo la slide così interagisco un attimo con voi in questa fase finale, che mi chiede: Marco, è vero che YouTube introdurrà novità come la creazione dei propri corsi sul proprio canale? Allora, ho sentito qualcosa in giro a questo riguardo, però non saprei darti una risposta definitiva. C'è qualche notizia? Cioè, YouTube sta lavorando tantissimo in generale per far sì che chi è un creator non lo faccia soltanto perché gli piace fare video, ma anche perché possa proprio crearci il suo business con YouTube. Infatti, adesso, per chi non lo sapesse,
per farvi capire perché so queste cose, è perché io dal 2022 sto collaborando con YouTube a un progetto che si chiama Esperti di prodotto, in cui tramite questo progetto volontario posso assistere le persone sul forum e a mia volta ricevo news e aggiornamenti in tempo reale sulle novità che succedono su YouTube. E proprio a tal proposito, insomma, è per questo che dicevo che oggi su YouTube si può avere successo se si ha un metodo, perché tanta gente su questo forum viene, si lamenta, dice ma io non cresco, ho zero views, YouTube mi blocca. Ragazzi, non è così, YouTube non blocca nessuno, YouTube dà visibilità a chi se lo merita, è estremamente meritocratico, anzi forse è l'unica piattaforma davvero meritocratica sul discorso della crescita. Quindi se voi applicherete al meglio quello che vi ho spiegato in questa live, veramente raggiungerete grandi risultati. Quindi, se non ci sono ulteriori domande, sto ricontrollando la chat al volo. Io vi ringrazio di cuore per avermi seguito fin qua, quindi mi raccomando, iscrivetevi, like, se volete iniziare a farvi migliorare le vostre skill, vi invito ad entrare in Omni Marketing. Tra l'altro una parentesi finale, visto che parlavamo di metodo per aumentare le views, eccetera, vi lascio anche qui in chat un corso, che in realtà lo trovate anche direttamente su Omni Marketing, che praticamente anzi vabbè, basta già il link che vi ho messo, poi c'è la sezione corsi, lezioni e trovate questa lezione che si intitola come fare 100.000 visualizzazioni con un solo video, che è un'analisi di un caso studio di un mio cliente e come abbiamo applicato e quali strategie abbiamo applicato per raggiungere questo obiettivo. 100.000 views e 1.000 iscritti. Cerco anche di essere più preciso da un punto di vista di numeri. Detto ciò, quindi grazie per avermi seguito, ci vediamo alla prossima live e vi auguro buon successo su YouTube a tutti!